Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini e oggi vi porterò in Abruzzo, precisamente sul Parco Nazionale della Maiella, su un sentiero che si chiama il Sentiero dello Spirito. Un percorso complessivo di circa 75 km diviso in 4 tappe, dove visiteremo ben 8-9 eremi benedettini, rifugi, pascoli, boschi, insomma chi più ne ha più ne metta. Ve lo consiglio assolutamente e oggi vediamo la mia esperienza con la prima tappa. Buongiorno camminatori, allora sto per partire per il Sentiero dello Spirito. Questa è la badia di Sulmona e sono le 6 del mattino. Ok, forse ho un attimo esagerato con il partiamo presto, non avevo calcolato che è settembre. Sì, l'alba è alle 6, ma inizia ad albeggiare. Per il momento non si vede una minchia. Questa è la prima salita della giornata. Vabbè, nel frattempo, visto che ci sono i fari, almeno arriviamo fino alla chiesetta in fondo. Poi si vedrà. E stiamo per salire sul monte Morrone. Sto per salire. Salirò. No, vabbè, si vede un po' di più di quello che vedete nel video. Quella lì sotto è la badia di Sulmona. Sono salito di qualche centinaio di metri. Allora, questo primo tratto sarete esposti al sole. Ora, io sono partito molto presto e siamo a settembre. Ma se fate questo percorso in piena estate, partite presto perché qui non c'è vegetazione per questo primo tratto, quindi avrete bisogno di un po' di fresco. Il sole ce l'avete al di là della montagna, quindi avete un po' di tempo prima che picchi sulla vostra testa. Purtroppo qui credo che ci sia stato un incendio, se non ricordo male. Io ricordavo che la parte incendiata era quella sull'altro versante, ma forse sono state entrambe. Infatti vi faccio vedere, la vegetazione qui è praticamente inesistente, c'è qualche alberello ma praticamente bruciato, un vero peccato. Un'altra cosa, mi raccomando, pantalone lungo, perché la vegetazione bassa c'è, è presente, si allunga un po' sul sentiero, quindi è facile che vi raschiate, non c'è pericolo zecche, non mi sembra zona da zecche questa, però pantalone lungo. Ecco, questo bel pino si è spezzato, eccolo qua. Beh, questo per accendere il fuoco tipo sarebbe perfetto, secco, credo ci sia anche un po' di resina sopra. L'unica cosa è che siamo nel parco nazionale della Maiella, il fuoco non si può accendere, non ci pensate neanche, se no facciamo disastri. È giusto proprio in caso di emergenza e se sapete come farlo, se no statevi fermi, morite congelati piuttosto. Oppure portatevi qualcosa per riscaldarvi di contenuto, tipo un fornelletto che sta lì, lontano dalle cose secche, non ci vede niente. Arrivati circa sui 1200 metri incontrerete questo cartello. Naturalmente noi dobbiamo seguire per San Pietro, Iaccio della Madonna, Caramanico Terme. Iaccio della Madonna è una cosa che io adoro, poi ve la farò vedere. E c'è anche la segnaletica, questa S che vedete sta proprio per il Sentiero dello Spirito, quindi è facile, non vi potete perdere. Ok, attenti qui, perché sarete davanti a questo bel vialone in mezzo ai faggi, molto molto carino, anche abbastanza spianato, quindi sarà una goduria. Arriverete davanti a questo bivio, ma non è proprio chiarissimo. C'è questo segnale del Sentiero dello Spirito a destra e dovete girare di qui per l'eremo di San Pietro. Se andate dritto poco male, nel senso che comunque poi si ricongiunge,
però vi zompate l'eremo, e se guardate bene c'è pure scritto qua. Ed eccolo il primo eremo del Sentiero dello Spirito, è l'eremo di Santa Croce, ho detto anche l'eremo di San Pietro. Arriviamoci. Ed eccoci qua, siamo a 1379 metri su questa terrazza che affaccia su tutta la valle in cui sorge Sulmona, e questo qui è l'eremo di San Pietro, Santa Croce, San Pietro. Eccolo qua. Apriamolo. C'è della benzina. Qualcuno ci ha fatto campeggio, ci ha lasciato qui del pesto alla genovese, non so se mai. Cioè, pensare che qui ci viveva qualcuno, io boh, come facevano a vivere? Per carità, lo dice uno che si mangia pure i sassi, però cioè, la domanda non è tanto per il cibo, perché magari uno si organizza, ma l'acqua qui dove cazzo la prendi? Cioè, non c'è un corso d'acqua vicino. Forse c'era nel 1300, ma adesso non c'è più. Boh, non credo neanche ci fosse. Dopo l'eremo di San Pietro troverete un tratto dove ci sono un po' di alberi, i tronchi a terra spezzati. State attenti perché il sentiero un po' si perde. Imboccherete questa faggeta ombrosa, siamo sicuramente sul lato più umido della montagna, e qui ritroverete, guardatevi intorno, qualche segnale del CAI c'è, quindi se non ne vedete un po', cioè se non ne vedete per niente per un po' di centinaia di metri, forse avete sbagliato strada e magari buttate un occhio alla traccia di GPS. E verso i 1600 arriverete a una pietraia, ve ne accorgerete perché, a parte le pietre per terra, ma gli alberi cominceranno a diminuire fino a scomparire del tutto, naturalmente. Ve la faccio vedere, è bella ripida, ve lo dico già. Ecco qua. Ci sono i segnali del CAI, quindi tranquilli, qui non rischiate di perdervi. Ed eccola lì, la pietraia. Che meraviglia. Dai, andiamo a massacrarci le caviglie. La vedete questa, sì? Questa è la parte più bastarda di tutto il sentiero. La pietraia infinita. E non vedi la luce perché poi c'hai rocce intorno, quindi giri quell'angolo e dici vabbè sarà finita. No! Ne parte un'altra, ancora più ripida. Che bello! Ma questi che cazzo ci fanno qua? Cioè, ci volevano fare l'orto qua. Ma poi, cioè, dei tubi per prendere l'acqua, per portarla non sto capendo. Help. Cioè, questi sono dei cavalli liberi, ragazzi. Ah, che belli. Guarda quanti ce ne stanno. Sono bellissimi. E questo è l'ultimo tratto prima di arrivare alla vetta del Morrone, che è la vetta più alta, diciamo, di questo versante. La più alta della Maiella rimane sempre il Monte Amaro, in cui ci sono già stato. Se non l'avete visto, guardatevi la playlist Sentiero del Parco, dove praticamente faccio tutte le vette più alte della Maiella. Mancava il Morrone, che avevo però già fatto qualche anno fa, però lo aggiungiamo, va. Stavo per morire comunque.
E come vi voglio bene, per spiegarvi le cose mi ammazzo sui sentieri. Ed eccola la vetta più alta del Morrone. Cioè, la vetta del Morrone, non è più alta. Cioè, solo questa, cioè. Sono 2061 metri. E la vista è... Abbiamo il massiccio della Maiella da quella parte e Foschia da quest'altra, dalla parte di Sulmona. Quello là sotto è Caramanico Terme, vedete quanto è carino? Bellissimo. Questa invece è la discesa che dovete fare per arrivarci. È un po' meno carina questa. E questo è un posto che mi ha sempre fatto molto ridere per la sua conformazione. Si chiama Ghiaccio della Madonna, una cosa del genere. Guardate, è la mia casa ideale. Non c'è niente, a parte le mucche e dei cavalli. E quella e basta. La casa che tutti quelli come me vorrebbero. Andiamo a vedere il Ghiaccio della Madonna, no? Ah, ci hanno messo pure i materassi. Un po' che ci mancavo da qua dentro. Ragazzi, abbiamo i materassi, il camino, ma soprattutto una valanga di immondizie, di mortacci vostri. Però devo dire che rispetto a qualche anno fa vedo molta più genziana in giro, quindi si vede che la salvaguardia ha funzionato, forse il lockdown, non lo so, ma comunque ce n'è molta di più e di questo sono molto contento. E dopo aver fatto questa piccola discesa, diciamo piccola, l'ingresso nella zona ombrosa è questo qui, entriamoci insieme. Allora, questo versante del Morrone io lo amo e lo odio perché, vabbè, la parte alta è uguale. Da qui in poi parte un bosco in cui sono caduto almeno 2 volte, falsi sentieri, mi sono perso, insomma, una tragedia sto bosco per me, almeno negli anni scorsi. Quest'anno vediamo, speriamo di non fare danni anche questa volta. No, vabbè, non è successo nulla di grave, però comunque spezzato un bastone, cose varie. Quindi affrontatelo con calma, anche se in discesa. Allora, questo qui è il punto in cui dovete fare molta attenzione. In generale questa zona, perché è una zona con qualche corso d'acqua. Adesso abbiamo avuto una stagione molto secca, quindi i corsi d'acqua sono quasi tutti asciutti, però me li ricordo e qua ne passavano parecchi. Ma soprattutto, come vedete qui, avrò intorno a me almeno 1, 2, 3, 4, 5 sentieri. Ve li faccio vedere se non ci credete. Uno che va di qua, un altro che prosegue di là, quello lì, questo è qui da quello da cui sono arrivato io, di là ne va su un altro, quindi è un attimo perdersi. Ora c'è questo bel segnale fresco fresco messo da poco, si vede, però potrebbe significare di andare di qua come potrebbe significare di andare di là, quindi dovete aguzzare un attimo la vista e vedere anche quello successivo. Ora lì io vedo su quell'albero un altro segnale e andiamo di là, però attenti perché questo qui è il punto in cui, siccome su questo versante della montagna c'è molta acqua, ci sono molti animali selvatici, quindi ci sono falsi sentieri, ci sono i bracconieri, ci sono che stracciano dei falsi sentieri, ci sono animali comunque di grossa taglia e che probabilmente riescono a battere meglio i sentieri loro di noi. Per tutti questi motivi, ma perché mi sta inquadrando così in basso? Ma io non la capisco, ecco, è troppo alta.
Vabbè, comunque state attenti. E quindi ragazzi, superati i fiumi, la parte con la discesa ripida, le palle di fuoco e le lame, la prima tappa, e io mi ricordavo fosse, ecco c'è pure il cane, io mi ricordavo fosse difficile, la prima tappa ragazzi è finita. Allora, è la meraviglia di fine giornata quando sei distrutto. C'erano due cani pastore che mi hanno abbaiato, poi sono arrivati vicino, erano tranquilli. Io ho conosciuto Billy, il pastore, che voleva fare chiacchiere e mi ha detto che molti non si fermano a Caramanico, si fermano da un'altra parte e che di salutargli la proprietaria o il proprietario della camera che ho preso stasera. Mi voleva dare dell'acqua, quindi gentilissimo Billy, grazie. Comunque vi stavo dicendo, fine tappa, una tappa impegnativa, molto impegnativa ragazzi. E se non siete in forma, questa vi consiglio di saltarla, se volete fare il sentiero dello spirito. Se invece ve la sentite, partite presto, così potete fare qualche pausa in più e leggeri per quanto possibile, anche perché non c'è acqua in quasi tutto il percorso. E cos'altro? L'hanno rivista, quindi sono contento che quest'ultimo tratto, infatti ci ho messo pochissimo per arrivare giù. Devono solo pulire il rifugio Faccio dalla Madonna, però mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, anche perché è proprio nel cuore quel rifugio. Quindi una volta arrivati a San Vittorino, che c'è una bellissima fontana, questo per arrivare, bevete, dovete superare il fiume Orta, non mi ricordo male. Allora è inutile che fate tutto il giro del percorso ufficiale, fatevi direttamente un po' di strada asfaltata, passate subito dall'altra parte, andate dritti per dritti dentro Caramanico Terme, se vi fermate a dormire lì. Quindi ragazzi, come sempre, grazie per averci seguiti, per avermi seguito, questa volta sono da solo. Iscrivetevi al canale, sostenete il cammino del cretino, siate cretini anche voi, partite. Noi vogliamo che voi partiate, taggateci se partite, però magari mandateci un messaggino. Ciao ragazzi, grazie. Ma quando sei in cammino, cioè, prendi la stanza che trovi la sera. Io sono arrivato a Caramanico Terme stasera, ho visto quella che costava di meno, va bene, cioè, la stanza è piccolissima, c'è un lettino che sembra un frate, no? Ma la cosa più divertente è questa. Ora apro la porta, vi faccio sentire cosa sento io dalla mia camera. Perché? Perché? Chi l'ha inventato il karaoke?